Siamo nel Principato di Monaco, a Monte Carlo. Per molte facoltose persone questo è il luogo ideale dove vivere. Vi abitano cantanti, attori, campioni dello sport, imprenditori. Ma forse c'è un posto migliore dove vivere. Perché limitarsi a una pur lussuosa residenza in una sola parte del mondo? Non è meglio avere a disposizione il proprio castello in ogni località? Già, perché questi yacht sono quello che erano i castelli per i re e le regine nel Medioevo. Con un mega yacht potete vivere dove vi pare, portando sempre con voi tutto quello che vi è più caro. Ma chi realizza questi capolavori? Come sono fatti? Cosa c'è al loro interno? Andiamo a curiosare. Questo è Choppy Choppy, uno tra i più famosi e recenti mega yacht. È stato costruito in Italia, ad Ancona, da CRN, società del gruppo Ferretti, capitanata da Lamberto Tacoli. La grande forza di CRN è stata quella di avere il coraggio di rischiare circa 10 anni fa, 2002-2003, di acquisire un cantiere di fianco che era proprio esperto nella costruzione di navi, perché aveva costruito per oltre 50 anni pescherecci atlantici, petroliere, gasiere, quindi il concetto navale era molto forte e ancora oggi tantissimi tecnici, tantissimi ingegneri che costruivano quelle navi ci permettono di costruire navi in grande sicurezza, in grande tranquillità. Questo si parla poco di quanto le barche siano sicure o quanto le barche vadano bene da un punto di vista tecnico, si dà pressoché scontato, mentre invece è una cosa molto importante. Choppy Choppy è lunga 80 metri e 50 centimetri, è larga 13 metri e mezzo e ha un dislocamento di 2363 tonnellate. Insomma, è una grande nave e per prima cosa deve essere robustissima. Per questo lo scafo è d'acciaio. Scommetto che vi state chiedendo quanto costa. 1.000.000 euro? Beh, al metro. Per fortuna non al metro quadrato. 1.000.000 per ogni metro di lunghezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 78, 79, 80 e mezzo. Se fate i conti, scoprite che non è cara, perché una fetta di 1 centimetro costa solo 10.000 euro, ma è una fetta che è larga 13 metri e mezzo, è alta 6 ponti ed è farcita di lusso e di tecnologia. Su questo ponte possono atterrare gli elicotteri con la modalità Touch and Go. Il progetto è di CRN Engineering, il design esterno di Zuccon International Project e gli interni sono stati disegnati da Laura Sessa. Insomma, un'opera totalmente italiana e si vede. L'armatore però ha voluto circondarsi di opere d'arte provenienti da tutto il mondo. Come si vive a bordo di un mega yacht? È un paradiso, guardate! Sono 5 cabine, oltre all'armatoriale,
quindi vi possono pernottare 12 persone, ma per gestire questa residenza occorrono 33 persone di equipaggio, a cui è stato dedicato un intero ponte della nave, 470 metri quadrati, compresa la cucina. Lo so, siete ansiosi di vedere gli ambienti più lussuosi, ma aspettate un attimo, voglio curiosare in sala macchine. I motori sono Caterpillar, da 2230 cavalli ciascuno. Di solito è una potenza che troviamo su yacht di 24 metri. Eppure riescono a spostare questo 80 metri a 16 nodi di velocità massima e a 15 di crociera. CRN non costruisce solo yacht stupendi, ma anche molto efficienti. Se una nave deve spostarsi da una parte all'altra del mondo, deve farlo consumando meno possibile, con una carena come questa. Una nave, perché sia di successo, deve navigare bene. Se è bella e non naviga bene, perdiamo il contenuto del fatto di navigare. Noi ultimamente stiamo andando tanto in Cina perché tutti sappiamo la potenzialità di questo grande mercato. Io dico che uno fra i passaggi più importanti dal punto di vista culturale del mercato cinese sarà quello di usare una barca ormeggiata e navigare per i mari dell'Asia Pacific. Quindi per navigare bene servono dei concetti tecnici e tecnologici che ti consentono di farlo. Quindi uno studio attento delle carene, uno studio attento dei pesi, dei baricentri, e anche su questo c'è tantissimo lavoro. Purtroppo se ne parla poco perché si guardano più altri aspetti di una nave e invece quelli forse sono proprio quelli più importanti. Non dimentichiamoci che si chiama opera viva quella che non si vede e si chiama opera morta quella che vedono tutti, quindi è proprio viva per il fatto che all'interno vive. I serbatoi contengono 320.000 litri di gasolio, potete attraversare tranquillamente gli oceani. E i dissalatori ogni giorno producono 44.000 litri di acqua. Vi bastano per la doccia? Ci sono 6 piani, ma se non volete fare ginnastica ci sono 2 ascensori. Siete mai stati sul ponte di comando di una grande nave da crociera? Io sì, e devo dirvi che non è così attrezzata. Qui ci sono più postazioni di comando, in modo che più persone possano farvi navigare in sicurezza, ciascuna con un proprio ruolo. Il pinguino è una storia molto divertente. Il pinguino è stato un regalo che l'armatore ha ricevuto il giorno del varo e in modo scherzoso si erano talmente abituati a una mia presenza a volte ingombrante che hanno chiamato il pinguino col mio nome e girando per il mondo ogni tanto lo portano sulle spiagge, gli fanno una foto, dicono che io sono con loro. Preferirei esserci io e il pinguino in ufficio, però onestamente mi fa molto piacere e tutte le volte che salgo a bordo insomma vedo il pinguino in plancia, dà un senso così di controllo, non voglio dire di comando ma di controllo. È il momento di andare nella cabina dell'armatore. Lo stile è contemporaneo, elegante ma non sfarzoso, perché la purezza del design genera relax, comfort e mette in evidenza i dettagli. L'appartamento è complessivamente di 190 metri quadrati, a cui però si aggiungono le aree comuni interne ed esterne, in totale 1000 metri quadrati. Forse avranno sacrificato lo spazio per gli ospiti? No, gli amici e i familiari hanno a disposizione aree interne per complessivi 1067 metri quadrati. Ecco le loro cabine. Ci vuole una mappa per non perdersi. C'è una tale varietà di ambienti che è difficile ricordarli tutti. C'è persino la sala del barbiere.
La domotica è sviluppata ai massimi livelli. Gli elettroni devono percorrere 100 km di cavi elettrici su questo yacht e 1 chilometro di fibre ottiche per darvi tutti questi comfort. Ma la cosa più stupefacente è il sogno di vivere sul mare, e non solo in porto, circondati dal lusso e dalla mondanità di una località come questa, ma anche nelle rade, nelle baie più belle del mondo. E per assaporare ancora più da vicino il mare e le sue meraviglie ci sono 5 tender. Ora mi chiedo cosa si può avere di più. Francamente non lo so, ma gli armatori di queste navi hanno molta fantasia e chiedono sempre qualcosa di speciale. CRE non ha inventato niente, perché inventare è una cosa, insomma, una parola grossa, però comunque ha sempre cercato di innovare, di trovare spazio a cose che magari venivano utilizzate o pensate in un modo diverso. Io una cosa che amo e che sto continuando a sviluppare è quella del garage allagabile, quindi di quella che noi chiamiamo Tender Bay. Siamo riusciti a realizzarlo, è affascinante vederlo, poi in quel caso, nel primo caso, fu costruito il Riva Iseo proprio per fare questo tipo, che poi ha avuto un percorso eccezionale singolo per fare questo esperimento, è riuscito, lo continuiamo a portare avanti, ma questo è solo uno, ripeto, gli utilizzi delle poppe, i beach club, l'utilizzo dei terrazzi, il fatto di cercare di utilizzare tutti gli spazi in modo il più costruttivo possibile per l'utilizzo della barca a bordo. Le navi sono cresciute tantissimo da questo punto di vista. Il mondo, secondo me, senza innovazione non progredisce, non va avanti. Quindi l'innovazione fa parte, credo, della cultura del progresso. Che ne dite? Ne ordiniamo una? Beh, se non vi piace o se volete qualcosa di più grande, CRN ha una vasta gamma e tanti nuovi progetti.